momento di più per farlo sapere a tutti. Ah, sapete che ho fatto appena salita sulla carrozza del vecchio Willy? Ho tirato giù il vetro, mi sono tolta il guanto e ho messo la mano sul finestrino, così. Già, e siccome il cocchiere non si accorgeva di nulla, siamo stati mezz'ora con il finestrino aperto e io mi sono buscata il torcicollo, capirete, alle 6 del mattino. Ma io non mi sono data per vinta e finalmente l'ho chiamato e mostrandogli la fede gli ho fatto uno di quei sorrisi. Brava, figliola mia, brava. Ora la rabbia li divorerà tutti e la smetteranno di parlar male di questo mio angioletto. Sì, angioletto. Dovrebbero metterla a dirigere un educandato femminile. Peccato che restiate 2 giorni soltanto. Oh, ma le visite le faremo lo stesso. Certo, non voglio rinunciare alla soddisfazione di sentirmi chiamare signora Wickham. E tu verrai con me, vero caro? Ah, accompagnarti prima di essere un piacere rientra nei miei più elementari doveri di marito. Oh, lo senti? Non è meraviglioso? Caro Wickham, lei ha un solo torto, quello di portarsi la mia Lidia così lontano. Ma si creda che dispiace molto anche a me, signora. D'altra parte, quando si entra nell'esercito si assumono degli obblighi a cui nessuno può sottrarsi, e io meno degli altri. E poi non è colpa mia se mi hanno trasferito di guarnigione. Una volta tanto le autorità militari ne azzeccano una. Bene, non ho neanche pensato allo champagne. Sufficiente. Beh, vogliamo andare un po' in giardino? E pensare che io, che sono la madre, non ho fatto a tempo ad assistere al matrimonio, ma di... In compenso hai fatto tempo ad assistere alla fuga. Beh, che... Saranno di vostro gusto. Ecco qua, un sigaro. Grazie. Papà. E dire che ho sempre desiderato un figlio maschio, ma trovarmelo già in divisa. Perbacco, di ottima marca. Ah, lei è generoso non solo con se stesso, ma anche con gli altri, caro genero. Per un sigaro? Ma io mi attendo molto di più dalla vita. Ah, non dubito che l'avrà. Poi se non l'avrà se lo prenderà lo stesso. Prego. Lidia è sempre la stessa, non perde mai il buon umore. Chiamalo buon umore. Tra tutti e due non so chi sia più incosciente. Dunque, che ne dite di mio marito? Oh, è affascinante, vero? Ma anche lui, trasferirsi a Newcastle, andiamo. Andiamo, caro, non fingere di non capire che è stato trasferito per punizione. Ma Newcastle non è poi in capo al mondo. Verrete pure a trovarmi quest'inverno, no? Mi farà un enorme Ma piacere. certo, e porterete anche Mary. Oh, magari. Ma sì, daremo delle belle feste, ci divertiremo. Mio marito è bravissimo nel fare amicizie. E anche voi dovete venire. Avrò lo Stato Maggiore in casa. Figuratevi, il posto più adatto per accalappiare i mariti. Ti ringrazio, ma non apprezzo molto il tuo modo di trovare marito. Ma lascia andare. Ciò che conta sono i risultati. Io sono felicissima del mio. Meglio così, Lidia. E noi ti auguriamo di esserlo sempre. Oh, state tranquille che lo sarò. Ormai sono sposata. Ma vi confesso che lì per lì ho avuto un po' di paura. Ah, giusto! Ma non vi ho raccontato come si sono svolte le nozze. Che c'è? A te non interessa? Trovo che un argomento del quale meno se ne parla e meglio è. Ma quanto sei antipatica, sorella mia. Stai a sentire invece che divertente. Dunque, Wickham si era dovuto presentare al reggimento e sarebbe tornato il martedì alle 10 e alle 11 dovevamo essere nella chiesa di San Clemente. Grazie a Dio ci avviamo per tempo, ma alle 11:15 Wickham non si è ancora visto. Vi assicuro che io ero un po' in ansia, ma non vi dico zia Garner, era terrorizzata e giurava già che non sarebbe più venuto. Per fortuna che a un certo momento arriva il signor Darcy ad avvertirci che Wickham... Il signor Darcy? Già, c'era anche lui. Oh mio Dio, me ne sono dimenticata. Ho giurato di mantenere il segreto. Oddio, che dirà ora Wickham? Vi prego, sorelline mie, non domandatemi più nulla. Chi ti chiede niente, Lidia? Sta tranquilla, non ti faremo alcuna domanda. Grazie, perché altrimenti sono sicura che vi racconterei tutto. E allora mio marito si arrabbierebbe davvero. E allora, mio marito. Se lei ha ritenuto di decidere così, caro genero, non sarò certo io a lamentarmene. Del resto, ogni altra sua richiesta non avrebbe potuto essere accolta che con grave sacrificio delle altre mie figliuole. Di questo almeno spero che me ne sarà dato atto. Perché io non vorrei che in casa mi giudicassero male. Ah, certamente. Non sono tanto sciocco da sottovalutare il valore di certe rinuzie.
Vogliono accomodarsi? Oh, grazie. No, no, dopo che avrete finito coi sigari. Beh, ma si può sapere che hai? Prima mi dici che vuoi rientrare e poi mi dai le gomitate. Senta, zia, sto morendo dalla curiosità, ma desidero che nessuno ci ascolti. Mi dica, la prego, che ci faceva il signor Darsi al matrimonio di Lidia? Oh, questa poi... Ma come? Tu non ne sai niente? Di che? Cara, ma io ho sempre pensato che voi due foste d'accordo e tutto mi sembrava chiaro. Se invece... Vabbè, non capisco più niente. Avanti, zia, mi dica tutto. Ma davvero hai potuto credere che Wickham, quello lì, fosse diventato all'improvviso tanto generoso? In questi giorni a Londra ho avuto modo di conoscere che tipo è. Se non fosse stato per Darcy, non avrebbe mai sposato Lydia. È stato Darcy a trovarli e a sistemare tutto. Sistemare cosa? Ma l'aspetto finanziario di questo grande amore, che poi da parte di lui non c'era proprio per niente. Del resto, tu sai benissimo che poco prima di fuggire con tua sorella aveva tentato di fidanzarsi con la signorina King e non riuscendovi... Anzi, ha messo anche questo nel conto, eh? E Darcy ha pagato fino all'ultimo penny, i debiti vecchi e i nuovi, e gli ha messo a disposizione anche una piccola rendita. Tutto purché la sposasse. Mio Dio, come vorrei che non fosse vero tutto questo. Così questa storia diventa ancora più umiliante. Ma lei gli avrà pur chiesto perché si prendeva tanta pena per degli estranei? No, gliel'ho chiesto sì, ma mi ha risposto che lo riteneva suo dovere per non avervi messo in guardia contro Wickham. E lei si è accontentata di questa spiegazione? Niente affatto. Però, siccome tu mi dicesti che vi eravate visti a Rosie, ho pensato che lo facesse per te e appunto per questo l'ho lasciato fare assicurandogli di non parlarne con nessuno. Per me? Lei pensa che l'abbia fatto per me? E per chi allora? Soltanto un uomo innamorato getta via 5.000 sterline a quel modo, anche se è ricco. Beh, mi pare che potresti esserne contenta, no? Contenta? Oh, zia, lei non può capire. Molte cose ci hanno sempre diviso e ora si aggiunge anche questo suo gesto. Taci, ecco Wickham. Ah, il gentiluomo. Non dir niente, mi raccomando. Eccomi qui. Dovendo scegliere tra una buona compagnia e un buon sigaro, non esito mai. No, io invece scelgo la poltrona. Stavo dicendo alla zia, signor Wickham, che noi tutti dobbiamo esserle molto grati. In fondo lei poteva aspirare a un matrimonio assai più importante. Se intende riferirsi al lato economico della faccenda, le dirò che so riconoscere all'amore il suo giusto valore e il suo giusto prezzo. Questo la onora molto, tenente. Ma non tutti purtroppo sanno dare ai sentimenti l'esatto valore che pure dovrebbero avere nella vita. E immagino che il suo sentimento verso mia sorella debba valere molto. Diciamo 5.000 sterline. Ma non capisco. Non vorrei che lei credesse... Via, Elizabeth. Siamo sempre stati buoni amici e ora dobbiamo esserlo ancora di più, no? No, Wickham. Ora siamo semplicemente cognati, purtroppo. E dobbiamo andare d'accordo. Perciò sarà bene non parlare più del passato. Per conto mio, ne prendo impegno. Anch'io. Nessun rimpianto da parte sua, cognato? E tanti. E uno non lecito. Ma uno sì. Purissimo. Le avevo detto dei privilegi che Darcy mi tolse dall'eredità che mi aspettava. Bene, tra questi ce n'era uno anche ecclesiastico. Una parrocchia a Kimpton. Pastore lei? Le sarebbe piaciuto fare delle prediche, Wickham? Immensamente. Lo avrei considerato parte del mio dovere e il farle non mi sarebbe costata la minima fatica. Che luogo incantevole Kimpton e che deliziosa casa parrocchiale. Poi che pace, che silenzio. Ecco, quello
la quiete, la vita ritirata. Quello sarebbe stato il sogno della mia felicità. Ma non doveva essere così. Bisogna saper bene accettare quello che il destino ci riserva, non le pare? Come la capisco, Wickham. Robert! Ah, sì, eccomi, cara, vedi. Invece non è stato facile capirci. Ci sono poi delle parti segrete del nostro animo che soltanto in certi momenti abbiamo il coraggio di confessare. Ecco. Dunque, signor Bingley, adesso basta, con questi viaggi a Londra? Se ne starà un po' tranquillo qui a Netherfield? Ma mi auguro di sì, signora. Ah, meno male. Peccato che non sia venuto ieri. Ah, avrebbe visto quanta felicità può dare il matrimonio. C'era mia figlia Lydia con suo marito. Avranno saputo che ha sposato il tenente Wickham, vero? Già, l'avranno letto sui giornali. Che caldo. Oh, l'ha dato l'annuncio anche il Times. Sì, ho letto. Sì, sì, benché abbia messo una riga coi nomi e basta. Mamma. No, lasciami dire, cara, che un accenno al padre di lei, alla casa dove è nata, potevano pur metterlo, no? Ma non fa niente. Quello che conta è che un ottimo ragazzo con una splendida carriera. Lo sanno che è stato richiesto dal reggimento di Newcastle? Sì, me l'hanno detto. Meno male, c'è chi non manca di riconoscere i suoi meriti. Altre volte invece povero ragazzo è stato così sfortunato da non aver nessuno che gli tendesse una mano. Sono proprio felice che tutto si sia accomodato nel migliore dei modi. A proposito, sì, Bingley, ma come? Oggi finisce la mietitura e questa sera tutta la fattoria è in festa. Perché non resta a pranzo con noi? Ne saremo felicissimi. È una festa magnifica, sarebbe peccato perderla. È un'idea meravigliosa, signora Bennet, resterò molto Oh, volentieri. bene. Anche lei, signor Darcy, naturalmente. Mio marito ne sarà molto contento. Se è per far contento suo marito, Sì. resterò anch'io. Le parlerà di certi pesci stranissimi che ha pescato Dio sa dove. Sì. Io mi perdo in chiacchiere qui quando ho tante cose da fare che... Lisi, mi vai a prendere le forbici che devo levare tutti quei fiori secchi lì. Signor Darcy, perché non viene con me in giardino? Andiamo, mio marito non tarderà a tornare, andiamo. Con molto piacere, signora. A più tardi. A più tardi. Ci vediamo più tardi. Senti, Jenny! Che caldo. Dove vai? Ma perché mi strizzi l'occhio? Che stupida. Che ti strizza l'occhio? Vai a prendermi uno scialletto. Ma se si scoppia dal caldo, mamma. Non discutere. Alla mia età le correnti d'aria sono terribili, pericolosissime. Vai. Va bene, mamma. Ah, signor Darcy, sapesse che fatica a levare, ma levare bene. 4 figlie che non pensano ad altro che prendere marito. Ci vuol pazienza. Lisi? Senti, mi sto arrampicando sui vetri per farti restare col tuo Bingley e tu lo lasci solo per correre a dire delle stupidaggini a tua sorella. Va via. Signorina Elizabeth, so che per un animo sensibile come il suo, questi sono stati giorni di grande amarezza. Io lo capisco benissimo e creda che ho sofferto per lei. Tuttavia, voglia perdonarmi, ma io non riesco a spiegarmi questo suo ostinato silenzio. L'ultima volta che ci vedemmo a Netherfield, mi parve di capire che lei provasse dell'amicizia per me. Purtroppo quel giorno accade una cosa dolorosa. Che sia risolta per il meglio, mi pare. Per Lydia, per la mamma forse. Ma a me sembra che non si sia risolta affatto. Anzi. No, non deve dire così. Non voglio vederla così addolorata. Signor Darcy, io sono una grande egoista. Sì, perché solo per l'imbarazzo che ciò mi procura non l'ho ancora ringraziata per tutto quello che lei ha fatto per Lydia e per tutti noi. Da quando l'ho saputo non ho desiderato altro che dirle quanto le sono grata. E se anche i miei ne fossero a conoscenza, non sarebbe soltanto la mia gratitudine che l'esprimerei. Mi dispiace. Mi dispiace veramente che lei abbia saputo una cosa che, se vista sotto una luce non giusta, debba darle motivo di disagio. Io credevo di potermi fidare di più della signora Gardiner. Oh, la zia non merita alcun rimprovero. Sono stata io che l'ho costretta a parlare, messa sull'avviso da una frase di mia sorella.
Lasci che la ringrazi ancora per la generosa pietà che l'ha spinta a prendersi tanta pena per chi non lo meritava proprio. La pietà non c'entra. E la sua famiglia non mi deve nulla. Per quanto io li rispetti, credo d'aver pensato solamente a lei per risparmiarle un altro dolore e soprattutto altre umiliazioni. Non ne dubito. Ma se ciò mi lusinga, nello stesso tempo mi umilia ancora di più. Mamma, ecco lo scialle! signoria vuol farci l'onore? Beva, è sidro della nostra terra. Vuole gradire? Alla loro felicità. Grazie. Quando ti sei accorto di volermi bene? Ma ora non ricordo precisamente. Ma quando ti ammalasti a Netherfield ero già innamorato. Ricordi quando arrivasti al castello tutta inzuppata? Già, e veramente penso che fu una pioggia provvidenziale. Credo proprio di avere cominciato quel mattino a volerti bene. Allora fu proprio subito. Oh, anche per me del resto. Però non ero sicura che mi volessi bene. Non me l'avevi mai detto?
Io cercavo di fartelo capire, ma tu non mi incoraggiavi. Ero imbarazzata, ecco tutto. Già, e io lo ero più di te. E poi, tutto quel lungo periodo a Londra senza tue notizie. Quanto ho sofferto, Charles. Tutto sembrava finito. Ma ho sempre sperato di rivederti ancora. Sapevo che un giorno saresti tornato. Anch'io, sai, mi ero fatto 1000 brutte congetture. Lontano da te non riuscivo più a vedere chiaro. Scambiavo la tua riservatezza per indifferenza. Jenny, potrai mai perdonare mia sorella? Credi, ora è molto cambiata e non è per niente contraria all'idea che ci sposiamo. All'idea che... All'idea del nostro matrimonio. Gliel'hai già detto? Le ho detto che avevo intenzione di chiedertelo. Ah, Charles. Se non hai esitato neanche dopo la corte che ti ha fatto oggi la mamma, vuol dire che mi vuoi veramente bene. Beh, certo è stata una prova un po' dura. Dimmi, cos'è che ti ha fatto innamorare di me? Tutto. Ma in modo particolare il tuo sorriso. C'è tutta la dolcezza del tuo sguardo. Oh, Jenny, sei la creatura più incantevole che io abbia mai incontrato. Come sei caro, Charles. No, Elizabeth, mi ascolti. Lei non sa ancora quanti suoi scrupoli siano fuori posto. Lei teme che io possa disonorarmi imparentandomi con Wickham. Certo, ormai egli fa parte della mia famiglia. Ebbene, lei deve sapere che per poco ho rischiato di avere con lui una parentela ancora più stretta. Sì, Lizzie, sulla leggerezza di sua sorella io sono l'ultima persona che possa esprimere un giudizio negativo. Io posso soltanto comprendere e scusare. Mia sorella ha fatto esattamente la stessa cosa e con la stessa persona. O meglio, intendeva farlo, perché quella volta per fortuna giunse in tempo per evitare l'irreparabile. Georgiana con Wickham. Sì, e aveva appena 16 anni. Vi fu spinta dalla sua governante, che era d'accordo con lui per mettere le mani sul mio patrimonio. Riuscì ad evitare lo scandalo, comperando Wickham con una forte somma. Per questo, Elizabeth, per salvare sua sorella, io sapevo benissimo come comportarmi. Avevo un'esperienza personale sul metodo necessario per sedurre il seduttore. Ora può capire quanto ho potuto esserle vicino nella sua sofferenza e come non abbia potuto fare a meno di intervenire. Lizzie, lei è la sola persona al mondo alla quale io abbia svelato questo segreto. L'ho fatto per dimostrare che se da quanto è accaduto può derivarne una vergogna per noi, è una vergogna che possiamo sopportare insieme. Dunque, sono tanto orgogliosa da non averle risparmiato la pena di questo racconto. La ringrazio ad ogni modo della stima che ha voluto darmi mettendomi a parte di un segreto così doloroso. Non è soltanto stima, Elizabeth. È molto di più. Il mio amore per lei non è mutato. Le mie intenzioni non sono cambiate. Noi oggi ci conosciamo veramente, non esistono più equivoci tra noi. Posso sperare di avere finalmente da lei quella risposta che aspetto da tanto tempo. Da quella penosa serata di Rosie, imperdonabile. Non posso pensarci senza provarne orrore. Non stiamo a disputare a chi spetti la colpa maggiore di quella sera. Credo che nessuno dei due si sia comportato secondo i propri sentimenti. Ma spero che tutti e due abbiamo fatto dei progressi in buone maniere e sincerità. E questo suo desiderio di sincerità, posso interpretarlo finalmente come un sì? Sì, David. Non potrò mai rimproverarmi abbastanza quello che io ho fatto contro di lei. Nella mia vita io sono stato soltanto un egoista, un presuntuoso, un orgoglioso.
Lei mi ha dato una lezione molto dura in principio, ma estremamente necessaria. Per lei sono stato umiliato come meritavo. Non parliamo di umiliazione fra noi. Non guastiamo la felicità che stiamo finalmente conquistando, David. Oh, cugino Collins! Io credevo che dopo le sue lettere non avrebbe mai più rimesso il piede in questa casa. Qualcosa, signora, abbia ritenuto giusto scrivere nelle mie lettere, lei deve capire che è perfettamente giusto quello che ho scritto, in quanto questa non è la mia circostanza, cara signora. È Lady Catherine che le fa l'onore di venire qui in questo momento. Lady Catherine? Esattamente, signora. La signorina Elizabeth è in casa? Sì, sì. Voglia pregarla di scendere. Pregherò Sua Eccellenza di pazientare un poco. Mia figlia sarà molto lusingata di questa speciale benevolenza. Lizzie, scendi! C'è Lady Catherine! Ma cosa vorrà? Ma che ne so, cara, che ne so. In ogni modo è un grandissimo onore, non devi fare quel viso, devi essere gentile, sorridere. Oh, eccola qua. È un grande onore per noi, eccellenza. Buongiorno, signora. Spero che la vostra salute sia buona, signorina Bennet. Questa signora è vostra madre, immagino. Sì, madama. Che giardino piccolo avete. Non è nulla in confronto a Rosing. Ma è più grande di quello di Sir Lucas. E questa stanza così esposta a mezzogiorno deve essere caldissima nelle sere d'estate, eh? Sì, ma noi stiamo quasi sempre fuori. Posso prendermi la libertà di offrire qualche cosa a vostra signorina? No, per carità. No. Niente. Signorina Bennet,
vorrei vederlo meglio, questo giardino. Volete Bene. accompagnarmi? Sì, sì. Oh sì, ti prego, mostrale i fiori e la colombaia. Abbiamo i colombi. Aspettatemi qui, voi. Certamente. Sapresti dirmi il perché di questa visita? Io non sono autorizzato a riferirlo, signora, ma ho il dovere di dirle, data la mia posizione, che il contegno di tutte le sue figliole sta divenendo quanto mai riprovevole. Come? Sedetevi, signorina. La vostra coscienza vi dice sicuramente perché sono venuta. Si sbaglia, signora. Me lo sto ancora chiedendo. Signorina Bennet, dovreste aver capito che con me non si scherza. Se voi non volete essere sincera, io non farò altrettanto. Vi parlerò con la mia consueta franchezza. L'ascolto. Ho visto mio nipote questa mattina, che purtroppo mi ha parlato di voi. Vedo che cominciate a capire. Ora io vi domando, avete per caso intenzione di accettare la proposta che egli vi ha fatto in un momento di infatuazione? Lei è libera di farmi tutte le domande che crede, ma io sono altrettanto libera di non rispondere. Questo non lo sopporterò. E esigo che mi rispondiate invece. Sono sua zia e ho il diritto di conoscere i suoi propositi più intimi. Ma non i miei. E non è con questo atteggiamento che mi indurrà ad essere esplicita. Lo sarò io allora. Signorina Bennet, questa unione, alla quale voi evidentemente avete la presunzione di aspirare, non avverrà mai. Dico mai. Il signor Darcy è fidanzato a mia figlia. E adesso che cosa avete da dire? Soltanto questo. Che se le cose stanno così, lei non ha motivo di supporre che il signor Darcy abbia fatto una proposta di matrimonio anche a me. Già, ma il loro fidanzamento di Annie e David, voglio dire, è di natura particolare. Essi sono destinati l'uno all'altro fin dalle prime ore di vita. Mia figlia era ancora in fasce, quando la madre di David ed io facevamo i primi progetti. E le aspirazioni di due sorelle non possono certo essere annullate da una ragazza di ceto inferiore, economicamente insignificante e del tutto estranea alla nostra famiglia. Non vi dice nulla tutto questo? A me no. E a quanto lei stessa ha potuto constatare, sembra che non importi nulla neanche al signor Darcy. Certamente sono state le vostre arti ammagliatrici a fargli dimenticare il rispetto che deve a se stesso e alla sua famiglia. Non le permetto di dire una cosa simile. Oh, piano, piano, non scaldatevi tanto, ragazza mia, perché ho appena incominciato. Voi dovete convincervi che l'onore, il decoro e anche il vostro stesso interesse impediscono questo matrimonio. Ma... Sì, signorina Bennet, anche il vostro stesso interesse. Perché se mio nipote vorrà fare di testa sua, voi non potrete certo sperare di essere accolta fra di noi. Sarete evitata, disprezzata da tutti e il vostro nome non sarà mai pronunciato da nessuno di noi. Non sarà poi una disgrazia tanto grande. La moglie del signor Darcy avrà motivi sufficienti di felicità per non preoccuparsi di queste cose. Smettetela di interrompermi e ascoltatemi in silenzio. Non sono abituata ad essere contraddetta. È dunque questa, la vostra riconoscenza per tutte le gentilezze che vi ho usato la scorsa primavera. Non mi dovete nulla per contraccambiarla. Mia figlia e mio nipote sono destinati l'uno all'altra. I loro patrimoni sono vastissimi e tutte e due discendono da una nobile famiglia. Ora non c'è motivo alcuno perché il signor Darcy debba preferire voi, ragazza di oscura famiglia e senza mezzi. Mio padre è un gentiluomo quanto il signor Darcy, signora. Già, ma i vostri parenti che cosa sono? Dei professionisti, nient'altro che dei professionisti. E se mio nipote oggi si esalta per un sentimento passeggero, presto se ne accorgerà. E allora vi assicuro sarà per voi una grande delusione. Se voi foste meno sciocca, capireste qual è il vostro bene e non pensereste di lasciare l'ambiente nel quale siete sempre cresciuta. Perché? Anche sposando suo nipote non uscirei per nulla dal mio ambiente. Siamo uguali noi. Ah, siete testarda, ostinata,
Ma non me ne andrò di qui fin quando non avrò avuto le assicurazioni che esigo. Stia certa che da me non le avrà mai. Sarebbe veramente insensato da parte mia impegnare i miei sentimenti con lei. Anzi, signora, la voglio pregare di non importunarmi più su questo argomento. Signorina Bennet, io sono indignata. Vi credevo una ragazza ragionevole. Mi accorgo invece che siete insensibile, egoista, senza cuore. Come vi permettete? Ora sono io che vi prego di non rimettere mai più il piede in questa casa. Nella mia casa. Casa vostra! Quanto a questo c'è un poco anche mia! Fuori! Vedo che in questa casa non si ha rispetto per nessuno. E non mi meraviglia. Dopo quanto ho avuto il coraggio di fare vostra sorella, so tutto, sì, di quella fuga scandalosa. E se vostro padre ha potuto rimediare le cose all'ultimo momento, la faccenda rimane pur sempre vergognosa e anche di questo voi avreste il dovere di riflettere. Ma come potete pensare che una ragazza simile possa diventare la cognata di mio nipote e suo marito, figlio di un nostro amministratore? Dio del cielo, c'è di che far fremere tutti i nostri avi nelle loro tombe. Adesso basta, signora. Mi ha insultato abbastanza e non sono necessarie altre parole. Ma insomma voi siete decisa a sposarlo? Se me lo chiedesse, sono decisa a fare qualsiasi cosa che ritengo più opportuna per la mia felicità. Benissimo, benissimo, ora so come comportarmi. Andrò fino in fondo. Non mi congedo da voi e non invio neppure i miei saluti a vostra madre. Non meritate nulla. Io sono seriamente offesa. Darsi, ricordatelo, se ti ostini a voler sposare quella borghesuccia sfrontata, tu non farai più parte della nostra famiglia. Ricordatelo. Ne sono desolato, zia. Ormai la mia famiglia è quella che mi darà Elisabeth. Andiamo via! Andiamo via! Io spero solo che non sia stato troppo penoso per te. Oh no, è stato un colloquio utilissimo. Mi ha fatto capire fino a che punto ti voglio bene. Elisabeth, devo parlare. Scusate. E io che credevo che le fosse antipatico. Ma già, i padri sono sempre gli ultimi a capire queste cose. Aveva da dirmi qualcosa, papà? Elisabeth, ma mi spieghi che ti succede? Non lo potevi soffrire, dicevi che era presuntuoso, superbo, e tutto a un tratto decidi di sposarlo. Sta attenta a quello che fai, bambina mia. Rifletti prima di unirti a un uomo che non sei sicura di poter stimare. Non badi almeno lei alle apparenze, papà. Lei non può sapere com'è David. Sarà orgoglioso, ma non è affatto presuntuoso. Egli ha tutto per farsi amare. E io lo amo veramente. Tanto meglio, allora. Sì, io ho già risposto di sì alla sua richiesta. Capirai, non è un uomo alla quale si possa rifiutare qualche cosa. Oh, papà! Non mi rimane che a ringraziare il cielo e a ringraziare lui, soprattutto Darsi, che ha saputo meritarsi il tuo affetto. Non era facile col tuo caratterino. Noi tutti dobbiamo molta gratitudine a David. Ora posso dirle una cosa che fino a poco tempo fa mi umiliava, ma che oggi accresce la mia felicità. È stato David, per la sua generosità e per l'amore che ha per me, a chiudere onorevolmente l'avventura di Lidia. Come? È stato Darsi a organizzare il matrimonio Sì. di Lidia con Wickham e lui ha pagato i debiti di quel bel tipo?
Oh, meno male. Questo mi libera da una grave preoccupazione. Sì, perché, vedi, se a pagare fosse stato lo zio Gardner, avrei dovuto rimborsarlo. Ma con questi giovanotti baldi e risoluti bisogna fare a modo loro. Io gli dirò sì che lo voglio rimborsare, lui mi terrà una bella concione sul suo amore per te e non se ne parla più, tutto risoluto e dal mio stesso genere. Sono così felice che mi sento particolarmente ben disposto. Oh, bravo papà. Sì, se ci sono dei pretendenti anche per Mary, mandameli pure. Do udienza oggi. Mi perdoni l'ardire, cugine dilette, illustri signori, con cui da poche ore ho l'onore di essere in nuova parentela. L'emozione mi soffoca. Vi chiedo umilmente venia per l'imperdonabile mia assenza alle vostre faustissime nozze. Purtroppo la mia nobile protettrice Lady Catherine de Bourgh me l'ha formalmente vietato, perché penso ne siate a conoscenza, trova del tutto biasimevoli questi sponsali. La sua accennata emozione non mi impedisce però di impartirvi la mia personale benedizione. Ricordate tutta la simpatia e la mia benevolenza a favor vostro fin dal primo momento, acciò che si compissero queste due unioni che ho sempre ritenuto ideali. E non posso non sottolineare l'insperabile fortuna delle mie leggiadre cugine di convolare a nozze con due squisiti e così ricchi gentiluomini. Chiudo compiacendomi con la famiglia Bennet. Soltanto poche settimane fa è stata colpita da così dura sventura, tanto da farla scadere agli occhi del meschino e invidioso volgo. Ed ora risorge nobilitata, pura, integerrima, grazie a voi, cugine e cugini dilettissimi. Andate, fratelli, il mio cuore resterà sempre con voi. Com'è crudele il destino d'una madre. Cresce le sue figliole, poi ad una gliele strappano via. La mia Lidia. Oh, povera Jenny. La mia Lisi. No, no, questa è mia, questa. Vabbè. Forse anche loro saranno tristi di vivere lontani dalla loro casa. Sì, capisco che avranno ciascuna 10.000 sterline di rendita all'anno. No, Elizabeth ne arriva a 18, ma non conta questo. Ecco qua una casa distrutta. Beato te che non soffri. Come vorrei avere un pezzettino del tuo cuore di pietra. Tu hai sempre creduto di poter misurare il dolore delle persone dall'intensità dei loro lamenti. Siamo rimasti soli, Bennet. D'ora in poi questa casa sarà molto silenziosa. Bene. Sto parlando con te? Sai che alle volte ho l'impressione che tu stia diventando sordo? Ma che fai con quei capelli? Ma tirateli su! Mettiti in ordine, non stare così trasandata, altrimenti
Come te lo trovi un marito anche tu?